Ci sono luoghi che un tempo brulicavano di vita, ma che oggi giacciono silenziosi e decadenti, intrappolati in un'atmosfera sospesa tra passato e presente. Ecco 10 esempi straordinari di posti abbandonati che conservano tuttora un fascino misterioso e unico. Ashima Island, Giappone. Soprannominata anche Gunkanjima, isola corazzata, Ashima era un centro minerario di carbone nel cuore del Giappone industriale del XX secolo. A pochi chilometri dalla costa di Nagasaki, fu popolata fin dall'inizio del Novecento, raggiungendo il picco negli anni 50, quando la compagnia Mitsubishi vi estraeva enormi quantità di carbone per sostenere lo sviluppo del paese. Le condizioni di vita sull'isola erano difficili a causa del poco spazio e la densità abitativa era fra le più alte al mondo. Con il graduale declino dell'industria del carbone, l'isola fu abbandonata nel 1974. Oggi i grandi edifici in cemento armato sono corrosi dal vento e dalla salsedine, regalando uno scenario post-apocalittico che ha ispirato film, documentari e numerosi appassionati di esplorazioni urbane. Pripyat, Ucraina. Fondata nel 1970 per ospitare i lavoratori della centrale nucleare di Chernobyl, Pripyat avrebbe dovuto rappresentare il volto moderno dell'Unione Sovietica. Con edifici residenziali all'avanguardia, parchi, scuole e una fiera cittadina, era il simbolo di una società votata al progresso tecnologico. Ma il 26 aprile 1986, dopo l'esplosione del reattore numero 4, ogni sogno di normalità svanì. Gli abitanti furono evacuati in fretta e furia, convinti di poter tornare presto alle proprie case. Da allora, la città è rimasta deserta, un parco divertimenti mai inaugurato, le classi scolastiche con i libri aperti, gli appartamenti con gli oggetti personali ancora lì, come se il tempo si fosse fermato in quell'istante. Gli edifici scrostati e le strade invase dalla vegetazione rendono Pripyat un luogo carico di suggestioni e di storia, ma anche di monito e tristezza. Oradour-sur-Glane, Francia. Il piccolo villaggio nella regione della Nuova Aquitania fu scenario di uno dei più terribili episodi della Seconda Guerra Mondiale. Il 10 giugno 1944, un battaglione di soldati tedeschi della divisione SS Das Reich compì un massacro che sterminò la quasi totalità degli abitanti. Dopo la fine del conflitto, il generale Charles de Gaulle decise di lasciare il paese così com'era, trasformandolo in un memoriale a cielo aperto. Le rovine delle case, dell'officina, della chiesa e delle auto mostrano ancora i segni di pallottole e incendi. Passeggiare per le strade di Oradour-sur-Glane significa toccare con mano il dramma della guerra, immersi in un silenzio irreale che rende il luogo incredibilmente potente dal punto di vista emotivo e storico. Bodie, California, USA. Nel pieno della corsa all'oro della metà dell'Ottocento, Bodie fiorì come una vivace città mineraria tra le montagne della Sierra Nevada. Qui si arrivava in cerca di fortuna e nel momento di massimo splendore la cittadina contava migliaia di abitanti, saloon, negozi, persino bordelli, un concentrato tipico del vecchio West. Quando però l'oro iniziò a scarseggiare, la popolazione diminuì rapidamente, lasciando Bodie in balia di un declino inesorabile. Oggi è considerata una ghost town protetta come parco storico. Alcune strutture restano ancora intatte, con oggetti d'epoca al loro interno, e sembra quasi che i vecchi pionieri possano tornare da un momento all'altro. L'atmosfera da Far West dimenticato, con i forti venti e la polvere del deserto, regala un suggestivo salto nel passato. Varosha, Cipro. Una zona turistica sulla costa della città di Famagosta che, fino agli anni 70, era una meta di lusso per VIP e celebrità internazionali. Varosha vantava hotel di lusso, spiagge dorate e negozi alla moda, un paradiso al sole che ospitava star come Brigitte Bardot ed Elizabeth Taylor. L'invasione turca di Cipro nel 1974 segnò la fine di tutto. I residenti e i turisti scapparono, lasciando le strade vuote e gli edifici incustoditi. Da allora, Varosha è una zona a cuscinetto militare, chiusa al pubblico per decenni. Solo di recente si è parlato di possibili progetti di riapertura, ma nel frattempo il quartiere rimane un luogo sospeso, con alberghi in rovina, vetrine polverose e un fascino malinconico di ciò che fu. Craco, Italia. Adagiato sulle colline argillose della Basilicata, Craco ha origini antichissime che risalgono ai coloni greci. Il borgo prosperò nel Medioevo, ma a partire dal Novecento fu messo in ginocchio da frane, alluvioni e terremoti che resero la zona troppo instabile. Negli anni 60 e 70, gli abitanti furono costretti a trasferirsi altrove, lasciando il paese lentamente al suo destino.
Oggi Craco è un affascinante borgo fantasma che mantiene intatta la sua struttura medievale, con un intreccio di vicoli, case diroccate e chiese con campanili che spiccano su un paesaggio aspro e silenzioso. Negli ultimi anni è diventato set cinematografico di diversi film, grazie alla sua atmosfera surreale e alla splendida vista sulle valli lucane. Kolmanskop, Namibia. Nel deserto della Namibia, a poca distanza da Luderitz, sorge il villaggio fantasma di Kolmanskop. All'inizio del Novecento, dopo la scoperta di diamanti nell'area, i tedeschi vi costruirono eleganti abitazioni in stile mitteleuropeo, dotate di ospedale, scuola e persino casinò. Tuttavia, l'esaurirsi dei giacimenti e la scoperta di nuovi siti più promettenti condussero la popolazione a trasferirsi. Il vento e la sabbia, inarrestabili nel deserto, hanno riconquistato il territorio, riempiendo le stanze di dune che arrivano fino ai soffitti. Oggi, aggirarsi tra gli interni sepolti dalla sabbia regala fotografie uniche e la sensazione di essere in un quadro surreale. L'atmosfera di Kolmanskop, con le sue forme geometriche e i colori caldi del deserto, è un invito a riflettere sull'impermanenza delle opere umane di fronte alla natura. Dadi Park, Belgio. Nato come semplice parco giochi parrocchiale negli anni 50, Dadi Park sorgeva a Dadizele, in Belgio, ed era molto popolare tra le famiglie grazie ai suoi scivoli, ponti sospesi e attrazioni a misura di bambino. Con il passare dei decenni, però, la mancanza di investimenti e alcune criticità di sicurezza ne decretarono la chiusura definitiva nel 2002. Da quel momento, il parco è stato progressivamente inghiottito dalla vegetazione. Scivoli arrugginiti, sedili di giostre distrutti e ponti sospesi semidivelti costituiscono uno scenario a metà tra l'inquietante e il nostalgico. Benché l'area sia stata a lungo destinata alla demolizione e alla riqualificazione urbana, per anni è rimasta accessibile a chi cercava luoghi abbandonati da esplorare e fotografare. Belitz-Heilstatten, Germania. Situato a circa 50 km da Berlino, questo grande complesso di sanatori nacque a fine Ottocento per curare i pazienti di tubercolosi. Durante la Prima Guerra Mondiale, lo stesso Adolf Hitler vi fu ricoverato dopo una ferita e gli edifici vennero poi utilizzati come ospedale militare nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Con la caduta del muro di Berlino e la riunificazione tedesca, gran parte del complesso perse la sua funzione sanitaria e fu abbandonata. Oggi Belitz-Heilstatten è un insieme di padiglioni incorniciati da boschi e viali alberati, dove la natura si fa strada attraverso finestre rotte e soffitti crollati. I corridoi bui, le sale operatorie vuote e i macchinari arrugginiti alimentano un fascino lugubre che attrae fotografi e amanti delle atmosfere da film horror. Michigan Central Station, Detroit, USA. Inaugurata nel 1913 con un'imponente architettura in stile Beaux Arts, la stazione fu a lungo il simbolo del dinamismo di Detroit, all'epoca trainata dall'industria automobilistica. Con la crisi economica e il declino dei treni passeggeri, fu chiusa nel 1988 e diventò l'emblema del degrado urbano di Detroit. Per anni è rimasta un colosso vuoto, con finestre rotte e facciate spettrali. Tuttavia, dopo un lungo periodo di abbandono, la struttura ha visto l'avvio di un importante progetto di ristrutturazione, culminato nella riapertura nel giugno 2024. Ora si prepara a essere il centro di una nuova rinascita, dedicato all'innovazione e alla tecnologia, offrendo così un futuro a quello che per molto tempo è stato un simbolo del declino post-industriale. Questi luoghi, sospesi tra storia, rovina e memoria, raccontano più di quanto sembri, mostrano il potere del tempo, della natura e delle vicende umane, capaci di trasformare città, borghi e interi quartieri in scenari surreali. Ogni parete scrostata, ogni finestra rotta è testimone di un vissuto che appartiene al passato e insieme un richiamo alla transitorietà delle nostre costruzioni. L'incanto dei luoghi abbandonati risiede proprio in questo, ricordarci che nulla dura per sempre, ma che, a volte, è proprio dal decadimento che può nascere un nuovo inizio.